Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò come poter partire serenamente per le vostre vacanze avendo la certezza che al rientro troverete le piante in piena salute. Vi darò 4 consigli basilari, ma il più importante di tutti è sicuramente l'irrigazione. Esistono diversi sistemi per l'irrigazione automatica, dai sistemi fai da te ai sistemi computerizzati. È vero, ci sarebbe anche un terzo sistema, e cioè incaricare un vicino che passi a irrigare le nostre piante. Se sono disponibili, se non sono in vacanza, se non vogliono farsi pagare. Ma tornando a noi, i sistemi fai da te mi hanno sempre convinto poco. Ho visto il sistema della bottiglia inserita a testa in giù all'interno del vaso con alcuni fori nel tappo, che molto probabilmente all'inizio, quando la bottiglia è piena, può anche funzionare perché c'è il peso dell'acqua, quindi c'è una certa pressione, ma man mano che l'acqua cala, la pressione diventerà meno e non possiamo fidarci di questo sistema. Un altro sistema di cui ho sentito parlare è quello di un cordone bello grosso inserito nel vaso col terriccio e l'altra estremità inserita in un secchio pieno d'acqua. Questo cordone si inzuppa e l'acqua passa da una parte all'altra. Però anche questo sistema mi convince poco. Bisognerebbe fare dei test di questi sistemi fai da te. E poi in commercio si trovano veramente tantissimi sistemi per l'irrigazione automatica. Per esempio quelli alimentati col sole, col pannellino solare. Ciò che mi dà poca sicurezza è il fatto che se nella settimana o nelle 2 settimane in cui siete in ferie è nuvoloso, non si alimenterà. Quindi funzionerà magari i primi 2 o 3 giorni e poi non andrà più. Poi ho visto altri sistemi con la pressione, eccetera. Ma il sistema che più mi convince è quello computerizzato alimentato a batterie. Le batterie dovrebbero garantire la continuità della programmazione. Questo sistema prevede un computerino che va collegato al rubinetto. Da questo computerino esce poi una tubatura con alle sue estremità degli ugelli che lasciano fuoriuscire l'acqua goccia a goccia. Quello che vi consiglio vivamente di fare prima di andare in vacanza, qualche settimana prima, iniziare a fare delle prove, dei test per prenderci sulla mano sulla programmazione del computerino e per vedere effettivamente come funziona questo sistema, quanta acqua dare e quanta acqua effettivamente esce dagli ugelli. Questo perché ho scoperto che alcuni ugelli sono difettosi, c'è quello che fa uscire meno acqua al secondo, c'è quello che ne fa uscire di più e quindi è bene testarlo precedentemente per capire quanti ugelli fanno uscire una goccia al secondo, grosso modo, così da utilizzare solo quelli funzionanti per evitare spiacevoli sorprese al rientro delle vacanze. Con la tubatura che c'è compresa nel kit si possono alimentare diversi vasi. Sarà sufficiente inserire nel terriccio l'asticciola che fissa il tubo con collegato l'ugello e lo posizionate a 2-3 cm dal tronco della pianta. Logicamente va programmato in base al clima del momento, quindi un'estate particolarmente fredda come quella di quest'anno, una programmazione di 30 minuti al giorno è sufficiente sicuramente. Il mio consiglio, come dicevo prima, è quello di testare il sistema, quindi collegate tutte quante le piante, programmate il computer, aprite il rubinetto dell'acqua e monitorate la situazione giorno dopo giorno, soppesando il vaso così da capire se state dando troppa acqua o poca acqua. E ricordatevi che è meglio poca che troppa. Se avete vasi più grandi, vasi più piccoli, piante sviluppate di più o di meno, o anche piante di specie differenti e non solo peperoncini, vi consiglio di mettere 2 ugelli per vaso in quelle piante che bevono di più o che stanno in un vaso con più terra e un ugello soltanto nei vasi più piccoli. Per prenderci sulla mano e ottenere una programmazione a puntino, vi consiglio di prolungare questo test almeno 2 settimane.
Poi una volta capito come funziona il computerino, come funzionano gli ugelli, eccetera, gli anni poi a seguire sarà tutto più semplice. Bene, per quanto riguarda l'irrigazione siamo a posto. Adesso però parliamo di altre 3 cose importantissime. Quando andremo in ferie, logicamente un po' prima guarderemo la meteo così da capire come sarà la situazione a casa nostra. Ma dobbiamo comunque aspettarci di tutto. Come abbiamo potuto constatare nelle ultime estati, il tempo è un po' pazzerello e quindi non possiamo fidarci ciecamente della meteo. Sì, ho detto la meteo perché nella Svizzera italiana si dice così, però so che in Italia si dice il meteo, però dovete scusarmi, è più forte di me e continuerò a dire la meteo. Dunque il prossimo consiglio è quello di utilizzare dei tutori nel caso in cui dovesse esserci forte vento, così da evitare di ritrovarci le piantine spezzate a metà. Dopodiché, là dove possibile, vi consiglio vivamente di mettere le piante al riparo, così che se dovesse grandinare, e abbiamo potuto vedere che negli ultimi anni grandina sempre, evitiamo anche lì delle brutte sorprese. E se proprio non potete metterle al riparo, ci sono delle reti antigrandine e forse è il caso di valutare la spesa. Dopotutto, una volta acquistate, ce le abbiamo anche per gli anni a venire. E in ultimo, proteggete le piante dal caldo. Potrebbe fare 1-2 giornate a 40 gradi con un sole che spacca le pietre e logicamente in quei giorni lì le piante potrebbero soffrire parecchio. Di conseguenza ci sono in commercio dei teli ombreggianti oppure se avete il riparo per la grandine fungerà anche da riparo per il sole. O eventualmente potrete mettere davanti ai peperoncini, se ce li avete, dei cespugli di aromatiche, per esempio, di piante un po' più resistenti al caldo, proprio davanti ai peperoncini, così da proteggerli dal sole, magari nelle ore più calde. Come sempre, se avete domande, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti vacanze a tutti!